Oh no! È arrivato proprio il momento di fare un po' di... Inizio dall'alto con il togli ragnatele. Questo è il nome commerciale di questa simpatica spazzola bombata, allungabile. La spruzzo con lo spray cattura polvere e la passo lungo i profili e la cornice della finestra. Abitando fuori città ho sempre il problema dei ragnetti, ogni tanto sono obbligata a fare questo tipo di pulizia, ma se voi abitate in appartamento sicuramente sentirete meno questo problema. Continuo con le pulizie ad alta quota, prendo la scala con l'agilità che mi contraddistingue e passo un panno umido sul top dell'armadio. Mamma mia, quanta polvere, tonnellate veramente. È uno sporco lavoro che però bisogna fare ogni tanto. Se pensiamo che ogni volta che si crea un po' di corrente, questa polvere ci cade addosso, magari proprio mentre dormiamo. Visto che ho la scala a disposizione, spolvero anche il condizionatore e le scatole sopra l'appendigiacche. Ora pulisco la parte frontale dell'armadio con un panno spugna e il pronto in crema per il legno. Per togliere la polvere e tutte le macchioline che si sono formate sulla superficie. Ricordiamoci però che questo prodotto è a base oleosa, per cui rende scivolose le superfici. Ricordiamoci quindi di non passarlo sul pavimento o sulle finiture opache. Dopo che ho finito di far cadere chili e chili di polvere verso il basso, posso togliere le lenzuola dal letto. Una cosa che faccio non tutti i giorni, ma comunque molto spesso, quando rientro a casa, prima di mettere le scarpe nella scarpiera, le pulisco con una salvietta umida. In questo caso utilizzo le Napisan perché non mi sono piaciute, perché lasciano troppi aloni, la superficie bagnata, e le riciclo volentieri in questo modo. Però potete usare anche uno Scottex bagnato semplicemente. Le pulisco in modo particolare intorno e sotto la suola. Raccolgo tutte le cose in giro . Porto avanti il letto e i comodini . Perché ora, sempre con il mio fidato togli ragnatele, andrò a levare un po' di polvere dal battiscopa. È arrivato il caldo, è il momento di togliere lo scaldasonno. Gli faccio un lavaggio delicato in lavatrice con il programma Lana barra a mano. Lo asciugo all'aria, fortunatamente ci impiega pochissimo. Adesso raccolgo la polvere con un panno in microfibra. Spolvero il top dei comodini e i lati. La testiera del letto . E il secondo comodino. È il turno del termosifone. Utilizzerò la spazzola apposita, quella lunga. La spruzzo col catturapolvere per limitare lo spargimento di pulviscolo. E non mi dimentico di passarla prima di tutto tra la parete e il termosifone. Dopodiché la passo anche negli spazi interni.
pulisco la superficie con un panno in microfibra umido. Trascino in avanti i settimanali per spolverare bene anche i lati e il pavimento dietro. Dietro il settimanale, ahimè, il pavimento è ingiallito per via dell'umidità. Quindi non basterà passare semplicemente l'aspirapolvere perché la polvere si è incollata al pavimento, quindi è necessario prima pulire con uno Scottex e un detergente. Spolvero i settimanali dall'alto verso il basso, semplicemente col panno in microfibra, che trattiene bene al suo interno la polvere. Però non dimentichiamoci ogni tanto di sbatterlo bene fuori. Ora utilizzerò questi due fantastici prodotti della Sten-Home, lo spray Mop & Duster rigeneratore di efficacia e il panno Dust Cloth, una coppiata assolutamente vincente. Questo panno ha una fibra da un lato più corto per lucidare le superfici, dall'altro invece le fibre sono più lunghe e sono molto adatte per spolverare perché si infilano dappertutto, tolgono la polvere anche dalle fessure. Questo è un prodotto che si passa dopo aver spolverato ed eviterà il formarsi della polvere per ben 9 giorni. E per me è l'ideale perché non spolvero tutti i giorni ma solo una volta alla settimana, quindi è perfetto. Ora che il letto e i comodini sono tirati in avanti, posso passare l'aspirapolvere bene dietro. Con prezzemolino sempre in mezzo. Ho lasciato la porta della camera da letto aperta e lui ovviamente ne ha approfittato subito. Passo la mia amata Dyson anche sotto il letto. E ora la parte più divertente, sì dai, la pulizia delle persiane in legno. Riempio una bacinella con acqua e sapone e uso la mia spazzola togli ragnatele. La immergo nella bacinella e la strofino, delicatamente ovviamente, dall'alto verso il basso della persiana. Faccio altrettanto per l'altro lato. Ora devo risciacquare, per cui riempirò la bacinella con dell'acqua pulita e ripeterò gli stessi passi. Per pulire invece la parte interna della persiana la chiudo e uso un panno in microfibra bagnato che di tanto in tanto risciacquerò. Pulisco la porta con un panno in spugna e il pronto legno. Prima di continuare le pulizie mi ricordo che devo scongelare ancora i pesci per pranzo, quindi utilizzo la mia piastra per lo scongelamento rapido. Scusate, piccola parentesi. Bene, ora è il turno delle altre stanze, però, siccome ho dedicato quasi tutte le mie energie alla camera da letto, farò una pulizia abbastanza veloce. Tolgo le lenzuola, anche qui lo scaldasonno, e spolvero iniziando da un lato della stanza con il piumino Swiffer.
Spolvera bene, veloce e lo passo dappertutto. Ah, io odio fare il letto singolo. Siamo rientrati da una piccola trasferta per Pasqua e devo pulire le valigie prima di rimetterle a posto. Passo nella parte esterna un pane microfibra umido. Insistendo bene soprattutto sulle ruote. E siccome non riesco a infilarla dentro la lavatrice, purtroppo, allora la disinfetto con il dry spray. Pulizia veloce bagno. Cambio il sacchetto del cestino. Per la pulizia della doccia e del lavabo utilizzerò l'Express Shine della Stenom, che è derivato da materie prime di origini vegetali. È un ottimo prodotto per le pulizie veloci perché lo spruzzo, lascio agire per 1 minuto e poi risciacquo senza bisogno di strofinare. Mentre all'interno del WC verso il Winnis. Per la pulizia veloce del WC e del bidet utilizzerò i panni usa e getta igienizzanti della Braun, che sono totalmente biodegradabili, si possono anche gettare direttamente nel WC. Sono splendidi perché non lasciano aloni e hanno un piacevole profumo. E ora lavaggio dei pavimenti delle camere del bagno.
soggiorno e la cucina per fortuna sono abbastanza ordinati, quindi andrò semplicemente a togliere la polvere e una pulizia ai pavimenti. Nel frattempo qui ci sono le scorzette di arancia pronte per saranzada, un dolce tipico sardo fatto col miele e le scorze di arancia appunto. Il risultato, spero buono, potrete vederlo su Instagram. Bene, il video è terminato, grazie per avermi fatto compagnia, è sempre bello pulire insieme. Lasciatemi i vostri commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo presto al prossimo video, forse un video ricetta, la torta di mele, una ricetta segreta di famiglia, infatti devo chiedere ancora il permesso a mia mamma per pubblicarlo, ma penso che me lo lascerà senza problemi. Quindi un bacione, ci vediamo presto, un bacio. Mua! Ho appena finito di caricare la lavastoviglie, ma ho lasciato la padella della frittura perché avrà bisogno di una pulizia più profonda. Farò una bollitura per pulire a fondo sia il coperchio che la padella. Verso l'olio dentro un contenitore per la raccolta differenziata perché so che Greta mi sta guardando. La riempio d'acqua con qualche goccia di detersivo per i piatti e appoggio sopra il coperchio e lo lascio sul fuoco per portare l'acqua a ebollizione, in modo che l'acqua sciolga il grasso della padella e il vapore quella del coperchio. Un trucco per risparmiare tempo durante le pulizie della cucina è quello di utilizzare tanti panni in spugna microfibra, per non fermarci continuamente a risciacquare. Lo faremo solo ogni tanto quando non avremo più panni puliti. Primo passo della mia super pulizia è togliere più cose possibili per liberare le superfici in modo da procedere più spediti per pulire meglio. Appoggio tutto sul tavolo. Per me la cucina innanzitutto è un ambiente funzionale dove mi piace avere le cose che uso tutti i giorni a portata di mano. Lo so, la mia è solo un angolo cottura, però mi sono divertita ad organizzarla come una cucina professionale, in base al concetto di aree di lavoro, prendendo spunto da quelle dei ristoranti, preferendo oggetti che siano facili da pulire e lasciando solo ciò che utilizzo tutti i giorni per cucinare. Giro il coperchio per pulirlo anche dall'altro lato. Iniziamo la pulizia approfondita dalle parti alte. Prendo una sedia, la copro con un panno e pulisco i lampadari con un panno in microfibra, senza aggiungere detergente. Ora con il mio amato togliragnatele stacco i piccoli fili attaccati al soffitto, che come sapete a casa mia si formano spesso perché non uccido i ragni, ma disfo il loro lavoro. Se poi individuo l'autore, lo invito gentilmente ad uscire. Lo passo intorno alla porta finestre, il telaio della porta e il battiscopa. La porta in legno verrà splendente semplicemente con un panno in microfibra umido e asciugata con un panno pulito.
Le ragnatele non si formano solo in alto, ma anche in basso, sotto i mobili, per cui passo la spazzola anche nei piedini dei mobili. Riempio un lato del lavandino con acqua detergente. Userò quello della Stenom, che è talmente concentrato che ne bastano poche gocce. Immergo i panni in spugna, mentre l'altro lato del lavandino lo tengo libero per risciacquarli. Pulisco ogni pensile, iniziando dal top e scendendo i lati. Durante la pulizia seguirò un'unica direzione e pulirò ciò che trovo lungo strada, per non dimenticare niente. Utilizzo il panno spugna che quando è sporco non risciacquo, prendo direttamente un panno pulito. Li risciacquerò alla fine di questa prima parte di pulizia. Lungo strada trovo la mensola e la pulisco. Prendo una spugna, la strizzo e la passo nella parte esterna della cappa, dove si crea nel giro di poco tempo uno strato appiccicoso di polvere. Passo il panno spugna inumidito con acqua e detergente. Strofino bene, senza paura di graffiare perché è morbido, e poi asciugo con un panno pulito. Continuo la pulizia degli altri pensili dal top scendendo alla parte frontale. Passo il panno spugna e dopo asciugo con un panno pulito. Lavo il coperchio, questo è un paraschizzi in silicone e anche se lo metto in lavastoviglie non viene mai bene. Con questo sistema invece tolgo l'unto perfettamente, sia dalla padella che dal coperchio e anche gli odori. Metto una ciotola con acqua a sugo di limone nel microonde alla massima potenza per 5 minuti. Nel frattempo prendo il tostapane per una rapida pulita. Svuoto il recipiente dalle briciole e lo lavo con detersivo piatti. Rovescio sul lavandino per far cadere le briciole e passo una spazzolina sulla parte superiore per togliere tutte le briciole. Evito di passare un panno umido perché altrimenti si può arrugginire. Mentre passo il panno in microfibra umido nella parte esterna. Un'idea per evitare di spargere briciole sotto e intorno al tostapane è metterlo su un vassoio. Tolgo la ciotola dal microonde e il piatto girevole. Il vapore con il limone ha sciolto i residui di grasso e basterà passare un panno morbido per raccoglierlo. Il piatto lo lavo semplicemente con detersivo per i piatti, asciugo e riposiziono. Pulisco le piastrelle con un panno spugna, inumidito col detergente sgrassante. Ora mi dedico all'interno dello scaffale delle pentole e padelle. Lo svuoto, pulisco con il panno umido e asciugo. Rimetto tutte le stoviglie a posto.
Proseguo con la pulizia dell'esterno dei pensili più bassi. Passo il panno umido e asciugo. Finito di pulire l'esterno dei pensili, ora affronterò il contenuto. Ma non di tutti i mobili, altrimenti non basterebbe un'intera giornata. Solo per quelli messi peggio. Ricordiamoci mentre stiamo cucinando, perché tanto qualche minuto ci vuole sempre tra un passaggio e l'altro. Apriamo qualche cassetto o sportello e sistemiamo una cosa. Fatto oggi, fatto domani, ci troveremo senza accorgercene tutti i pensili in ordine. Questa è la magia dei piccoli passi ripetuti in modo costante. Si parla sempre tanto di pulizia, ma l'ordine è altrettanto importante. Dal punto di vista psicologico, secondo me, è ancora più potente della pulizia, perché se vediamo una stanza ordinata e non perfettamente pulita, ci dà subito una sensazione positiva. Vediamo un ambiente pulito ma disordinato, non abbiamo la stessa sensazione. Mantenere l'ordine ci permetterà di pulire in metà tempo, eviterà di attirare altro disordine e ci manterrà la mente libera e serena. E ora il pezzo forte da pulire, la dispensa. Ebbene sì, nessuna lamentela per favore, è arrivato il momento di buttare via farina scaduta, rimasugli di 7 tipi di pasta con cotture diverse, i biscotti stantii. Io ho la dispensa più scomoda del mondo perché in realtà era il mobile del frigorifero che abbiamo riadattato a dispensa, con ripiani alti e profondi. L'unica soluzione per poter sfruttare l'altezza è quella di utilizzare dei contenitori alti divisi per categorie. Il lavoro che andrò a fare adesso è svuotare tutte le mensole una alla volta, buttare le confezioni scadute, raggruppare i tipi di pasta simili insieme. Pulisco il ripiano con un panno umido e rimetto le cose a posto. Nella scatola ho messo tutta la pasta, fuori ho lasciato i contenitori con le farine, la polenta e il riso davanti. Nella seconda mensola ho una scatola con le confezioni più grandi, mentre fuori ho quelle più piccole dei legumi. Ora farò il contrario, metterò i legumi dentro la scatola, lascerò fuori quelle più grandi. I crackers, i biscotti, le patatine, ora lo vedete vuoto perché dobbiamo ancora andare a fare la spesa. Nel ripiano più basso ho le cose più pesanti, i barattoli di alluminio in vetro, che ho messo dentro questi contenitori di un vecchio frigorifero perché sono molto robusti, li posso tirare fuori quando cerco qualcosa. Ora accendo il bollitore che mi servirà per la pulizia delle griglie della cappa. Nel mentre che l'acqua bolle mi occupo del forno. Per velocizzare il lavoro userò un detergente molto efficace della Marbach. Non è naturale, però non ha profumo, non fa schiuma e non contiene solventi, ma scioglie le incrostazioni in pochi secondi. Lo spruzzo, lascio agire qualche minuto. Nel frattempo l'acqua ha iniziato a bollire, posso mettere in ammollo i filtri della cappa. Aggiungo un cucchiaio di bicarbonato sopra ogni filtro e verso l'acqua bollente fino a ricoprirli. Bastano anche solo 15 minuti per sciogliere completamente il grasso. Torno al mio forno. Passo un panno per risciacquare il prodotto e tutto il grasso che si è sciolto. Potete vedere l'acqua che è cambiato colore. Ora finirò la pulizia strofinando una spazzola con del detersivo piatti. Risciacquo e lascio asciugare per qualche ora prima di rimetterli.
Spruzzo un detergente sul lavandino e il top. Uno dei miei preferiti è questo della Napisa, senza risciacquo, al limone. Infine disinfetto. Per poter essere efficace il disinfettante, la superficie deve essere pulita e asciutta, altrimenti se sporca il prodotto non riuscirà ad entrare a contatto. Lasciamola agire per il tempo indicato nell'etichetta. Infine asciughiamo. Io preferisco farlo con la carta da cucina. All'interno dell'infisso della porta vetri è caduta della calce perché stiamo facendo dei lavori di muratura. Vi sconsiglio di utilizzare l'aspirapolvere perché le polveri sottili potrebbero rovinare i meccanismi. Addirittura alcune marche considerano questo come un danno non coperto da garanzia. Certo, non per tutte le marche è uguale, però se non siete sicuri meglio evitare.